Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben, rieccoci al consueto appuntamento con le migliori notizie su videogames e VR. Settimana niente male quella trascorsa perché, in barba a chi dice che la VR sta attraversando un brutto periodo, c'è stato il rilascio dell'adattatore per PSVR 2 per poterlo utilizzare su PC, che non sarà certo il miglior visore PC VR, che non sarà sicuramente un visore da comprare se non si possiede la console solo per utilizzarlo su PC. Comunque sia, è una mossa che consente agli utenti Sony di poter ampliare il parco titoli da poter giocare, quindi almeno per loro è un miglioramento del mercato VR. Come se non bastasse, arriva Pico con l'annuncio di un nuovo visore, probabilmente si tratta di Pico 4S, ma lo vediamo tra poco nel dettaglio, e purtroppo la scorsa settimana è stata segnata anche da una bruttissima notizia, che è la scomparsa di Ready at Dawn, ma perché è stato chiuso lo sviluppatore di Lone Echo, ed è davvero una notizia così grave? Queste e altre notizie nel video di oggi. Disattivate l'adblock e ricaricate la pagina per far partire le pubblicità, dopodiché mollate gli ormeggi, issate le vele e salpiamo alla scoperta delle migliori notizie della settimana su videogame e VR. Qualche giorno fa vi ho portato la recensione di Zero Caliber 2, shooter in VR con delle vibe molto ispirate ai classici Call of Duty, con un gameplay molto frenetico che vi fa scaricare tonnellate di colpi su gruppi folti di nemici da affrontare. Non è il top del realismo, anche le meccaniche delle armi sono una via di mezzo tra l'arcade e il simulativo. Il gioco ha del potenziale, ma ci sono un bel po' di limitazioni tecniche, difetti e altri problemi che non rendono l'esperienza sempre godibile. Se volete saperne di più e non l'avete ancora vista, recuperate la recensione che ho pubblicato qualche giorno fa, ma mi raccomando, prima guardate questo video fino alla fine e poi andate a recuperarla. La settimana scorsa è uscito anche The Burst. Gente, sono davvero stufo, credetemi. È vero che gli indie sono il motore che sta portando avanti la VR, e se ci pensate è anche triste ammettere una cosa del genere, perché vorrei che ci fossero grandi nomi, anche se questo dovesse significare pagare un po' di più. Accetterei molto volentieri un aumento di prezzo dei giochi piuttosto che essere costretto a giocare sempre le stesse cose. Sembra di mangiare sempre la stessa pietanza, ma condita ogni volta con una salsa diversa. The Burst non solo è così, perché in pratica fa un minestrone di altri giochi che a loro volta sono stati riproposti più e più volte, ma al tempo stesso lo fa male. Lo dovete vedere come un mix tra Stride Fates, Resist e Dead Hook, solo che manca di quella grinta e quella tecnica che c'era invece in questi giochi che ho appena menzionato. L'ho appena provato e, rendendomi conto di tutti i problemi che ci sono in questo gioco, ho perfino deciso che non vale la pena creare un contenuto su questo titolo, nemmeno da mettere nella rubrica giochi brutti. Non c'è nessuna introduzione al gioco, quando muori non c'è nessuna animazione, rimani in piedi e appare la scritta sei morto. La levetta che serve per ruotare è la stessa che serve per spostare la panoramica della telecamera, e non è possibile cambiare i controlli, quindi bisogna girare fisicamente di continuo piuttosto che dover utilizzare la levetta per ricentrare la visuale. La componente principale di questo gioco è il parkour, ma non si possono eseguire degli scatti. Per saltare devi tenere premuto il tasto A, devi oscillare le braccia per darti lo slancio, una cosa simile a Stride Fates, ma molto meno intuitivo e soprattutto preciso, perché 7 volte su 10 sbagli. C'è anche la meccanica del rampino, ma è totalmente rotta, perché se tengo la mano allungata verso l'appiglio, l'icona dell'interazione non sempre compare. Insomma, questo video sta diventando una recensione brutta su The Burst, quindi meglio che mi fermo qui. Ve lo sconsiglio assolutamente e, come dicevo, onestamente basta con questi giochi indie tutti uguali che non offrono nulla. Servono nuove esperienze fatte da gente che le sappia fare. Se è vero che per un lunghissimo periodo gli indie hanno praticamente supportato il mercato VR, ora lo stanno avvelenando con esperienze che sono sempre più approssimative. Smettiamola di accontentarci di tutto quello che arriva e salutarli come giochi bellissimi. Divertiamoci, certo, ma bisogna essere anche un po' più esigenti.
eventi. La settimana scorsa sicuramente è stata segnata dalle notizie su PSVR 2, tra cui quella relativa allo sconto che è stato effettuato per un periodo limitato nei negozi Amazon UK e USA. Nel video di lunedì scorso vi ho parlato un po' di numeri di vendita durante questo periodo ed è venuto fuori che mentre nei periodi normali PSVR 2 stava vendendo circa 50 unità al mese, dall'inizio dello sconto e fino a esaurimento scorte, cioè circa 2 giorni dopo l'inizio dello sconto, sono state vendute circa 1000 unità o poco più, in base a una stima fatta prendendo in esame il numero di unità vendute su Amazon UK e USA. Ripeto, complessivamente poco più di 1000 unità. E un altro dato certo, sempre da Amazon UK e USA, che ha registrato un aumento delle vendite di PSVR 2 del 2350%. Può sembrare tantissimo questo valore, ma non ci è stato dato nessun termine di paragone. Quindi mi sono messo lì a fare due calcoli e ho scoperto che questo enorme aumento delle vendite di PSVR 2 corrisponde a circa 1000 unità. Di conseguenza, nei periodi precedenti allo sconto, le unità vendute finora sono state di poche decine al mese e adesso sicuramente questo ritmo delle vendite ritornerà alla sua normalità, visto che il periodo di sconto è terminato e PSVR 2 è tornato al suo prezzo pieno. E siccome la VR è messa malissimo, Pico presenterà un nuovo visore il 20 agosto. Al grido di eleva la tua esperienza VR AR a un livello superiore, con tutta probabilità si tratterà di Pico 4S, una versione aggiornata di Pico 4, visto che Pico 5 è stato annullato perché le vendite di Pico 4 non avevano soddisfatto l'azienda a sufficienza. Con tutta probabilità questo aggiornamento riguarda il processore. Quasi sicuramente Pico 4S monterà un XR2 Gen 2 come Quest 3, ma probabilmente con 12 GB di RAM contro gli 8 del visore di punta di Meta. Insomma, con l'arrivo del nuovo visore Pico e il prossimo Quest 3S, sì, avete proprio ragione, possiamo certamente dire che la VR sia a un punto morto. Qualche giorno fa vi ho portato il video con la mia prova dell'adattatore di PSVR 2 su PC rilasciato l'8 agosto. Se volete conoscere tutti i dettagli e le mie prime impressioni, andate a vedere il video dopo aver finito la visione completa di questo. In quel video ho dimenticato di dire una cosa molto importante che ho aggiunto anche in un commento sotto al video. A tutto quello che ho detto in quel video lì dovete aggiungere che in alcuni titoli ho riscontrato un fenomeno di persistenza dell'immagine. E di cosa si tratta? È un difetto che tende a mostrare un'immagine residua di alcuni oggetti in movimento, particolarmente luminosi oppure di colore molto chiaro. In pratica, in alcuni casi, quando questi oggetti si muovono sullo schermo oppure muovendo la testa e quindi l'oggetto si muove nel campo visivo, lascia una specie di scia dietro di sé e ovviamente effettuando la controprova con Quest 3 nello stesso gioco e nella stessa scena, questo difetto non si verifica. Inoltre sappiate che c'è un modo per utilizzare PSVR 2 su PC senza l'adattatore, ma ha una condizione particolare. Il vostro PC deve essere equipaggiato con uno dei modelli RTX della serie 20 con uscita USB-C Virtual Link, che non è presente in tutti i modelli della serie 20. Per esempio nella 2060 è presente solo nella Founders Edition. Quindi se avete una serie 20 assicuratevi di avere anche l'uscita Virtual Link. Anche AMD ha dei modelli con uscita Virtual Link e sono le serie RX 6000 ed RX 7000 e Radeon 7, anche se dubito fortemente che con la Radeon 7 possiate avere un'esperienza fluida in VR. E meno male che Sony ha dichiarato che PSVR 2 è stato pensato col PC in mente. Magari sarà vero, ma erano PC di 10 anni fa quelli a cui stavano pensando. Sony, se devi dire stronzate, almeno dille credibili. Ma quando mai hai fatto qualcosa pensando al PC? Improvvisamente a Sony importa dell'utenza PC. Ma per favore. Addio Ready at Dawn. E grazie per aver regalato alcune delle esperienze VR più belle. Lone Echo è stato praticamente il mio battesimo della VR insieme ad Alex e altri giochi di quel periodo. Soprattutto tutte le esclusive Oculus Studios. Avevo già avuto esperienza in VR, ma sono stati quei giochi che hanno illuminato gli schermi dei miei primi visori, Valve Index, Rift S. E della settimana scorsa la drammatica notizia che Meta ha chiuso le porte definitivamente
perdite di Ready at Dawn, sviluppatori di Loneco e di Order 1886. Perché è successo? Purtroppo stanno girando molte notizie errate e ovviamente i maggiori detrattori di Meta stanno dando la colpa al metaverso, progetto che al momento fra l'altro è stato completamente messo da parte. La verità, ve la dico io, è che viste le recenti perdite di Reality Labs è stato stabilito un tetto di un budget per la divisione VR e AR di Meta, per consentire agli sviluppatori interni a Meta che attualmente hanno dei progetti in corso di portarli a termine. E inoltre per tenere in piedi le ricerche di quelle tecnologie come per esempio nuovi visori e nuovi sistemi che sono previsti per i prossimi anni a partire dal 2025 fino al 2027. E quindi perché Ready at Dawn è stata chiusa? Perché avrebbe tolto fondi a questi progetti attivi senza però avere alcun progetto in atto. D'altronde ragazzi, ammettiamolo, dopo l'Oneco 2, ultimo capolavoro fra l'altro delle esclusive Oculus, cosa ha fatto Ready at Dawn? Anche a livello di annuncio, nulla, e attualmente non aveva nessun progetto in corso. Ai membri del team di sviluppo inoltre sono state offerte delle posizioni all'interno di Meta, per esempio in altri team di sviluppo che sono al lavoro su altri giochi o altri progetti. Molti di loro hanno accettato e continueranno a lavorare in Meta, molti di loro invece hanno rifiutato e quindi andranno a lavorare molto probabilmente in altri team di sviluppo esterni a Meta. Dispiace tantissimo che Ready at Dawn abbia definitivamente chiuso le porte, soprattutto per chi come me ha visto praticamente la loro nascita e la passione, oltre che la qualità, applicata ai loro giochi. Ma se a un certo punto è diventata un peso e rappresentava delle perdite per Meta, non vedo perché un'azienda non debba cercare di arginare delle perdite eliminando il superfluo. Microsoft ci riprova e ribadisce di nuovo l'intento di acquisire i titoli e le IP di Warner Bros. A dire il vero, Microsoft non starebbe facendo altro in questo momento che approfittare di un momento di debolezza di Warner Bros. Che al momento pare essere alla ricerca di capitali. A dirlo è stato il giornalista Destin Legarie che in un suo recente podcast ha parlato delle intenzioni di Warner Bros. Sulle vendite dei suoi asset videoludici. Già nel 2020 ci fu un tentativo di acquisizione, ma ancora una volta la Federal Trade Commission si mise di traverso e bloccò tutto. Sarebbero solo speculazioni, ma a quanto pare ci sarebbe un nuovo spiraglio. E se questa volta si dovesse concretizzare l'affare, Xbox diventerebbe proprietaria delle IP come Mortal Kombat, DC Comics ed Harry Potter. Eh sì, avete proprio ragione, Xbox è alla frutta, è talmente alla frutta che la compra per gli altri addirittura. Ulteriore miglioramento per Stride Fates, ma stavolta su tutte le piattaforme. Cosa porta di nuovo? Cosa migliora? Nuove animazioni delle mani, miglioramento delle meccaniche di arrampicata, miglioramento delle meccaniche nell'utilizzo delle armi, nuove skin, migliorate le animazioni dei personaggi e la loro intelligenza artificiale e molte altre aggiunte che migliorano un gioco che già era un gran bel titolo e adesso lo è ancora di più. Ottimo lavoro Joyway. Concludo con due notizie flat. La prima riguarda la trilogia di Crash Bandicoot che diventa gratis su Game Pass ed è già disponibile. Ovviamente parliamo del remake dei 3 capitoli, interamente giocabili gratuitamente per tutti gli abbonati Game Pass, e mi sono già messo all'opera in questo periodo di magra. E poi sono stati rilasciati i requisiti PC per God of War Ragnarok, in arrivo il 19 settembre. Le richieste minime sono un processore i5 4670K oppure AMD Ryzen 3 1200, 8 GB di RAM e una GTX 1060 6 GB, oppure una AMD RX 5005 XT da 8 GB e 190 GB di spazio libero. Se volete godervelo al massimo invece avrete bisogno di un i5 8600 oppure un AMD Ryzen 5 3600, 16 GB di RAM e una RTX 2060 Super oppure una AMD RX 5007. Ovviamente questi sono i requisiti per giocare a risoluzione 1080 con dettagli massimi a 60 fps, ma se volete aumentare risoluzione fino a 1440 sarà necessario un i7 7007K oppure un Ryzen 7 2007X e una RTX 3070 oppure una AMD
AMD RX 6008 e parliamo di 1440p nativo a 60 fps. Volete spingere fino a 4K a 60 fps? Benissimo, allora vi servirà un i5 11600K oppure un Ryzen 7 3007X con RTX 4070 Ti oppure una AMD 7900 XT. Anche qui si parla di 4K nativo. Molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti al canale. Ragazzi, a voi non costa nulla, vi sembrerà anche una banalità, ma per il canale è molto importante, quindi iscrivetevi e continuate a seguire. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se volete personalmente supportare il canale potete lasciare qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto ai miei video. Avete anche altri modi per supportare il canale a costo zero, ad esempio acquistando questi 3 su Amazon utilizzando i miei link che trovate in descrizione. Prima di attivarlo potete anche utilizzare il mio link referral per avere così 30 euro di credito. Poi potete entrare nel gruppo Telegram dove trovate la lista con tutti i miei giochi meta scontati al 15%, oppure se volete comprare chiavi di giochi a prezzi scontatissimi potete utilizzare il mio link Instant Gaming. Trovate anche diversi link con tanto di codice sconto per l'acquisto di accessori VR di Kiwi Design, CyberVR, VR Cover e tanti altri. E se volete giocare in VR senza occhiali, oppure volete proteggere le lenti del visore da graffi, polvere oppure i vostri occhi da luce blu, basta utilizzare il mio link per l'acquisto delle lenti graduate VR Rock. Grazie per essere giunti alla fine del viaggio e aver visto il video per intero. Dal vostro Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!